Abbassa Giulio, abbassa. Pat Metini. American Garage. Bravo. Sì. C'ha ragione Giulio. Allora, perché siamo qui e perché siamo contenti? Siamo qui sempre per il solito motivo di fare una recensione. Siamo contenti perché abbiamo una coppia di casse che francamente non mi aspettavo. Ecco. E è stato un interessante viaggio a ritroso nel tempo con questo marchio che è KLH, e queste sono le Model 5 rinate recentemente, Che si affiancano alle Model 3 e alle Model 7. Diciamo subito quanto costano: 3.850 euro di listino, compresi gli stand. Ok? Compresi gli stand, Allora, compresi. perché siamo contenti? Allora, per quel che mi riguarda sono contento perché è stata l'occasione per approfondire e ritornare sulla storia di questo marchio KLH, che è un marchio che era un po' sparito, ma è stato un marchio importantissimo nell'ambito della storia dell'audio, in particolare dell'audio americano, ed è anche il motivo per cui abbiamo voluto fare un omaggio al progettista Henry Kloss, perché la K di KLH è il cognome di Henry Kloss, che è stato, tra le tante cose che ha fatto, tra cui anche la AR, quella dei diffusori acustici, insomma, La Advent, insomma, marchietti. esatto, ecco. E una delle sue ultime avventure nell'ambito audio è stata appunto Tivoli Audio. Esatto. Tra l'altro a nome di Kloss c'è un tuner che è molto famoso, giusto? Sì, è una radio da tavolo. Radio da tavolo. Sì, che era nel design molto simile a questa, ma era degli anni 60, la vedete in overlay, e quindi fatta su due telai, e quindi ha ripreso un po' quel concetto degli anni 60 per riportarlo ai tempi moderni. Sono molto interessanti perché sono delle casse chiuse, mentre ora l'unico dominio è quello delle casse bass reflex. Non esiste, praticamente non esistono, se non le 3/5 forse, Sì. o poche altre. Cassa chiusa, questa invece riprende il concetto di cassa chiusa, lo riprende in modo molto interessante e geniale, quindi ve lo diremo fra poco. www.audio2g.it o .com, subscribe, campanella, tra poco, ciao. Ciao. Posso partire dall'estetica? Devi partire dall'estetica. Se non ci parti tu, Allora, vai, disponibile in più versioni, sì, una nera, sì. poi c'è questo noce e poi c'è una versione chiara, mi pare, Se non ricordo male. Io trovo bellissima la griglia. Questa qua io la trovo francamente Anche perché molto questa bella. me la ricordo sulle R, sulle Klipsch, me la Sì. ricordo su tutte le casse degli anni 60 e 70, c'era questa. Certo. Altra cosa che io trovo molto intelligente di questo diffusore è il fatto che te lo vendono con lo stand. Tanto stiamo parlando di diffusori che comunque hanno bisogno dello stand, perché non è che li puoi mettere appoggiati a terra, perché? Perché manca questo tilt, si chiama questa inclinazione di 5 gradi, che è esattamente quella che serve per tenerli a terra ma avere un direzionamento dell'emissione degli altoparlanti verso il punto d'ascolto. Quindi comunque lo dovresti comprare. Il fatto di mettertelo dentro la confezione, secondo me, ti risolve un problema e hai il diffusore nella sua interezza. E poi dal punto di vista della giustezza, Sì. della cassa, del posizionamento, come tu giustamente hai detto, del tilt e dell'altezza da terra, sì, è importante, perché così è il progettista che dice: la cassa la devi poggiare in questo modo e ti do, perché altrimenti magari ti vai a cercare qualche altro stand di qualche altro produttore, sì, bla bla bla, che non è la stessa cosa. Ve la facciamo vedere anche senza l'hai smascherata. L'ho smascherata. Questa è la griglia con il suo bel nastrino e il bellissimo logo KLH che sta qui sotto. Esatto. E vediamo che si tratta di un 3 vie, classicissima configurazione dei tempi. Con, molto interessante, il midrange in carta, che è una cosa che ci ricordiamo, gli anni 60, 70, 80, sì, anche nelle GBL, le 4311, insomma, che avevano questo midrange in carta.
Il modello, sì, scusami, il tweeter è Cupola metallica. cupola metallica e il woofer invece è un woofer a sospensione rovesciata, come credo anche il midrange, sì. Entrambi hanno la sospensione rovesciata, cioè la cupoletta, diciamo, della sospensione non viene in avanti, ma è Esatto. va verso Fondamentalmente serve per far sì che l'escursione sia la più lineare possibile, quella rovesciata rispetto a quella standard. Io però lo rimetto perché mi piace. Ti piace moltissimo. Beh, vorrei sottolineare un po' il discorso della sospensione della cassa chiusa. Sottolinea. Sottolineo, no, perché questa è una sospensione acustica. Che cosa vuol dire, Giulio? Dillo tu. Allora, che è l'aria all'interno del mobile che è la parte più elastica ed è quella che comanda rispetto all'altoparlante. Cioè, in sostanza, il coefficiente elastico del volume d'aria racchiuso all'interno del box entra nel calcolo del sistema. Bravo. Mettiamolo in questo modo. Quindi la sospensione acustica è una cassa chiusa, sì, ma non tutte le casse chiuse sono a sospensione acustica, perché ci sono anche casse chiuse in cui è l'altoparlante a farla da padrone rispetto al volume interno della cassa, e questa è una invenzione di Kloss. Kloss che peraltro ai tempi scrisse veramente decine e decine di paper, e è interessante che uno di questi paper lo trovate proprio in home page sul sito della Kloss, poi fai clic e vedi proprio questo articolo che lui scrisse. Insomma, è stato uno dei teorici sì, che insomma, nei primissimi tempi della progettazione fatta con metodo scientifico si è avventurato in questi territori, quindi una persona importante. Forse tra i più grandi. Tra l'altro è giusto anche sottolineare la differenza col bus reflex, perché a questo punto qualcuno sicuramente si chiederà, ma il bus reflex è fondamentalmente diverso perché è fatto attraverso un condotto. La risposta in frequenza sulle basse è, passatemi il termine, più efficiente, sì, però la discesa è a 24 dB ottava, quindi vuol dire che una volta che abbiamo passato la FB, che è quella frequenza di massima efficienza del sistema in bus reflex, poi c'è un decadimento estremamente rapido. Invece la cassa chiusa ha un decadimento a 12 dB ottava, quindi vuol dire che arriva un po' meno in basso, ma prolunga molto di più la riproduzione delle basse frequenze. Quindi sono due cose completamente diverse. C'è anche da dire che la cassa chiusa è più facile da mettere in ambiente rispetto al bus reflex. Sì, perché comunque non hai il problema dell'emissione posteriore, e quindi questo ti semplifica. Ciò non di meno, come potete vedere dall'immagine, insomma, tra questo diffusore e il muro c'è una bella distanza pari a 65 cm, esatto, perché comunque è un diffusore grande, comunque scende parecchio, e tenerlo troppo vicino insomma non funzionava. C'è un'altra cosa di cui poi magari lo diciamo meglio nell'ascolto, ma comunque lo cominciamo a dire: il sistema bus reflex tendenzialmente è un sistema che ha una maggiore efficienza rispetto alla cassa chiusa, certo, e di questo ce ne siamo accorti perché, come vedrete, come vedete, ci è venuto in soccorso una recentissima consegna qui da Audio 2G, cioè l'amplificatore Maestro 2.0 della Audio Analog, che con i suoi 200 watt su 8 ohm è riuscito a far esprimere questi diffusori al meglio. Io ho la sensazione che questi siano dei diffusori particolarmente rivelatori e che necessitano di un'amplificazione non solo muscolare ma anche molto buona. Molto buona, esatto. Allora, quello che mi è venuto in mente vedendo un po' e studiando un po' questi diffusori è quella che è stata la storia un po' dei diffusori non solo inglesi e americani ma anche italiani. Mi ricordo che le ESB 100 LED che vedete adesso in overlay avevano un fattore di merito 0,7. Questo 0,7 è poi dopo sul sito c'è sia
la storia della KLH, sia una breve discussione tecnica proprio riguardo le differenze fra bus reflex e cassa chiusa, dove è spiegato meglio che cos'è il fattore di merito. Comunque questo 0,7 era quello delle 100 LD ed era quel numero che bisognava più o meno raggiungere per avere una cassa giusta, una cassa chiusa giusta. Queste mi sono divertito ieri un po', ho rispolverato alcune teorie, hanno un fattore di merito 0,7, quindi è esattamente quello che serve per far funzionare al meglio la cassa chiusa. Quindi riprende un po' tutte quelle che sono i parametri anche elettrici che ci vogliono per fare una cassa chiusa ben suonante. Allora, woofer da 10 pollici, Sì. incrocio verso il basso mi pare a 380 Hz e Sì. scusate, verso l'alto 2850 Hz. Ok. 65 litri di volume interno, quindi sono piuttosto efficienza grosse. 90.5 dB, secondo me è qualcosina di meno. Sì, 90.5 dB e sarebbe già un numero interessante come efficienza. Sì, io pure ho l'impressione che sia un dato dichiarato un po' ottimistico forse. Anche se poi questo ricalca un po' quello che è il mio pensiero, perché non è sempre detto che una cassa efficiente sia poi facile da pilotare, perché può essere efficiente ma non facile da pilotare. Non è che il numero dell'efficienza certo. ti dice che per forza quella cassa è facile. Sì. Lo state vedendo adesso in overlay. Cambiamo, sì. Sul pannello posteriore c'è un attenuatore per il tweeter. Che insomma noi abbiamo tenuto nella posizione mediana, sostanzialmente in quella posizione non c'è attenuazione, quindi fondamentalmente è una sorta di bypass e il diffusore non è predisposto per il B-wiring, esatto. Quindi ci sono due bei morsetti belli, ma insomma assolutamente doppio filo. È carino dire un'ultima cosa, che le Model 5 vecchie avevano due midrange, un tweeter in carta e il woofer era molto simile dal punto di vista estetico, poi ovviamente dal punto di vista funzionale sicuramente no, con un filtro anche abbastanza complicato, perché ieri mi sono anche divertito a vedere chi le ha restaurate ed era un qualcosa di molto ragionato e raffinato. Ricordiamo comunque, così giusto per dare un'idea della dimensione aziendale di KLH, che ricordiamo è un'azienda che nasce nel 1957, al massimo del suo fulgore, e quindi parliamo credo anni 70, roba giù di lì, aveva quanti? 500 dipendenti. 500 dipendenti, cioè vendevano i diffusori in tutto il mondo, era una delle aziende veramente più grandi. Buffo il destino dell'azienda, che è stata acquisita già comunque in una fase calante dalla nipponica Kyocera, quella delle fotocopiatrici. Non so bene per farci cosa, tant'è che sotto la proprietà Kyocera l'azienda ha pressoché chiuso i battenti fondamentalmente. Dopodiché appunto in tempi recenti, mi pare nel 2019, è stata 2017 è stata riacquistata da questo personaggio coinvolto nell'industria dell'audio e coinvolto ai tempi con l'azienda, diciamo, nella sua fase precedente, che ha voluto rispolverarla. Che aveva lavorato anche in Klipsch e si chiamava Kelly, David Kelly, dirigente Klipsch. Esatto, cioè il mobile è veramente bellissimo. Io difficilmente ho visto un mobile fatto così bene, sono assolutamente certo tra l'altro che l'impiallacciatura sia in legno vero ed è molto molto bella questa svasatura a 45 gradi che vedete in sovraimpressione in questo momento e che accompagna la griglia. E ho imparato in questo istante che questa griglia, la finitura di questa griglia, si chiama Stonewash Linen. Esatto, perché poi ci sono anche altre griglie opzionali di altri colori. Allora, tutto? Sì, penso di sì. Quello che non abbiamo detto magari lo diremo nell'ascolto. Adesso sono pronto ad aprire, anche se qui non è che c'è molto da divertirsi. Cacciavite in mano. Cacciavite in mano e tanti muscoli, perché sono pure pesanti. A tra poco, ciao. Allora Giulio, ci tuffiamo prima sul crossover? Ci tuffiamo sul crossover, va bene. Sistemato sul fondo della cassa, che è una cassa in MDF ad alta densità
con spessore fra i 2 cm e mezzo e i 3 cm, dipende dal punto. Filtro con 2 bobine con nucleo inferrite e 2 bobine, sicuramente quelle sul midrange e sul tweeter, con nucleo in aria, quindi senza nucleo, diciamo. Condensatori di buona qualità. Queste sono le 3 resistenze che fanno l'attenuazione del tweeter, e infatti questo filo qui è il filo che finisce, se lo vedete, sul commutatore, che è questo qua in fondo. Togli la mano. Tolgo la manina, eccolo qua. Ok. Materiale assorbente, cavi di collegamento di woofer, midrange e tweeter inguainati. Sì. Uso di Faston, anche se qualche follower forse di questo si lamenterà, ma non abbiamo trovato una cassa che ce l'ha saldati, neanche una. Adesso passiamo ai anzi, prima facciamo vedere che il midrange ha un suo volume di lavoro a sé. Eccolo qua. Poi facciamo vedere i componenti. Partiamo dal tweeter, che è quello più leggero. Magnete enorme, classico tweeter, eccolo qui. Non siamo andati oltre nello smontaggio perché bisognerebbe togliere la griglia, lasciamo perdere. Il midrange, eccolo qui, midrange a cono. Sono tutti marchiati KLH. Sì, tutti marchiati KLH. Il cestello è in alluminio. Sì. E come possiamo vedere, spider grande, e come possiamo vedere, cupola rovesciata e membrana in carta. Sospensione rovesciata. Sì, sospensione rovesciata, scusate, e membrana in carta in polpa di cellulosa, come si usa dire adesso. Eccolo qua. Vediamo il woofer? Sì. Questo è molto pesante, quindi ti chiederei di abbassare lo sguardo. Eccolo qui. Anche in questo caso sospensione rovesciata, l'avevamo già detto. Membrana in polpa di cellulosa, spessa. Cestello anche questa volta in alluminio. E magnete enorme. Magnete veramente grande, Sì. sì. Razzi anche molto grandi, Sì. Uno spider geografico, direi veramente enorme. E qui vediamo la ventilazione, ecco la bobina mobile, e l'escursione importante, perché le casse chiuse hanno bisogno di una X-Max, si chiama escursione importante. Questa dovrebbe essere intorno agli 8 mm addirittura, quindi molto molto grande. Eccolo qua. Sì. E poi alla fine, classico, non può mancare, foro di ventilazione. Di decompressione. Esatto. Ah, con la griglia in fondo. Sì, con la griglietta in fondo. Ci sono guarnizioni. Sì, le guarnizioni sono sempre attaccate ai componenti. Eccola qua. Ah, ok. C'è pure sul midrange e sul tweeter. Bene. Va bene, rimontiamo, dai. Va bene. Va bene. Dove sei? Sono qua. Un ascolto da cassa chiusa. Ok. Ciao, tra poco. Ciao. A me sono piaciute molto, ero molto curioso di sentire questi 40 anni di evoluzione, che cosa avevano fatto succedere nell'intorno della progettazione di una cassa chiusa piuttosto che di bass reflex. Dico questo, Giulio, perché adesso anche i costruttori di altoparlanti fanno altoparlanti adatti al bass reflex. Quando tu compri un woofer e vai a vedere le specifiche di quel woofer, normalmente quando vai a fare poi i calcoli, questi calcoli e i woofer sono progettati per andare bene e sposarsi con i calcoli del bass reflex. In questo caso invece ovviamente hanno dovuto scegliere o si sono fatti fare un woofer fatto apposta per una cassa chiusa. Ci riconosco tante cose della cassa chiusa. Quello che a me piace molto è questo basso controllato, frenato, ritmico, che scende bene, che non ha quell'effetto wow che hanno molti diffusori reflex, soprattutto di livello basso o relativamente basso. Il medio è il classico medio del midrange in carta, leggermente nasale ma intimo, giusto. La gamma alta, giustamente, piuttosto che metterci un tweeter in carta che ha delle prestazioni
molto modeste, hanno preferito un cupola in alluminio, e quindi il tweeter, il suono dell'alto è il suono a cui siamo abituati. Devo dire però che la forma del mobile è una forma che non strizza l'occhio alle nuove forme con il baffle che non è, ecco, ma piuttosto io quindi mi sarei aspettato delle alte che rimanevano un po' inscatolate all'interno delle casse, e invece c'è molta aria, c'è molto respiro. Questa è la cosa che a me ha colpito maggiormente, il fatto che questi diffusori, anche posizionati alla bella e meglio all'inizio, hanno prodotto una grandissima immagine, un'immagine piuttosto alta, ben articolata in profondità, che poi si è andata via via focalizzando e definendo via via che sono stati fatti un po' di aggiustamenti sul posizionamento, che appunto è essenziale. Non me lo sarei aspettato da un diffusore con il mobile tradizionale, e men che meno me lo sarei aspettato da un mobile che ha un baffle incassato, esatto, quindi con lo spigolo che contiene la griglia, che normalmente dovrebbe essere generatore di diffrazioni sui bordi. Esatto. Insomma, questa è stata una prestazione decisamente inattesa da questo punto di vista, quindi in questo senso le ho apprezzate. Io ho apprezzato anche un certo senso di chiarezza che questi diffusori hanno, però è il sapore generale che funziona. Sì, esatto. È tutto molto coerente. È la somma che funziona. Esatto, il sapore generale è un sapore di un suono che, come dicevo all'inizio, può piacere o può piacere un po' di meno, però secondo me si capisce che non è stato ottenuto così per congiunzione astrale o per fortuna, ma che è stato proprio pervicacemente cercato. Sì, e da c'è questo un punto di pensiero vista, dietro, sì. onore al merito, insomma. Ma finalmente sono dei prodotti con una personalità, Sì, sì, sì. che non vogliono piacere a tutti, ma se ti piacciono bene, se non ti piacciono tanto vale che cambi, perché non sono le casse per te. Ecco, secondo me nell'ambito del cambi perché non sono il prodotto per te, io ci metterei anche che se non avete un po' di aria attorno per farle suonare, non sono il prodotto per te. Sì. Perché francamente questo basso, nel momento in cui le vai ad accostare troppo all'angolo, non tanto alla parete di fondo ma proprio all'angolo, tende un po' a modulare, tende un po' a impastarsi. Insomma, averle distanziate secondo me non fa un Sì, è soldo la di cosa danno. migliore, sì. Poi rispetto ai 4.000 euro che costano, ecco, no, una cosa molto importante, perché io ho letto in alcune recensioni o alcune notazioni in rete che qualcuno le abbina un po', per esempio, alle L100 della GBL, non c'entrano niente, proprio Guarda, niente. l'unica cosa per cui le potrei associare è lo stand in quadrello di ferro. Sì, molto simile, molto però simile, dal però punto di vista della... sono completamente diverse, zero. quindi completamente diverse, e completamente diverse anche da un po' da tutte le altre casse di questo tipo che ho visto, che non sono poche, perché adesso c'è un po' questa moda di fare le casse vintage. Tra l'altro comunque sono più costose delle L100 MK2. No, più o meno siamo lì, più o meno siamo lì, sì, okay. sì, siamo lì, ma costano di più di alcune casse di questo tipo di altre marche. Però sinceramente costruzione, realizzazione valgono almeno i soldi che costano. La Model 7 invece, che costa esattamente il doppio, 7.000 euro, e ha un midrange un po' più grande e il woofer da 13 pollici, comincia a diventare una cassa più impegnativa, perché 7.000 euro, il woofer così grande che per pilotarlo ci vorrà forse una centrale elettrica. Forse queste sono quelle che dal punto di vista del posizionamento in ambiente, del prezzo, di quello che ci vuole per pilotarle, forse sono il prodotto più giusto. Abbiamo detto tutto, Giulio? Io direi di sì. Sì. Interessante, sono un prodotto molto molto interessante, azzeccato, dovete come sempre andarle ad ascoltare, senza dubbio, anzi ancora di più queste.
magari con la vostra catena di amplificazione, o fare in modo che il negozio abbia qualcosa che si avvicini il più possibile a quello che avete a casa, perché altrimenti non vi riuscite a fare un'idea giusta di quelle che possono essere le potenzialità del diffusore, se il diffusore fa bene, è giusto per voi o no, giusto? Assolutamente. Allora, www.audio2g.it o .com, subscribe, campanella, mi raccomando seguiteci, siete bravi perché state andando sempre di più sul sito, ce ne accorgiamo dagli accessi, e quindi grazie. Ciao! Ciao!